Ciao a tutti, come state? Come state? Io molto male, perché fa caldo. Benvenuti nella seconda parte dove vi mostro come ho costruito l'armatura del palico. Questa è la parte 2 dove vi mostro come ho costruito i bracciali. Facciamo partire il video. Dovete scusarmi già in partenza perché probabilmente sentirete rumori di macchine o motorini che passano, ma fa troppo caldo e devo tenere la finestra aperta. Detto questo, ho iniziato a creare il mio cartamodello con il nastro adesivo e ho creato una base aderente alla zampa. Come vedete ho diviso la mia base in 4 parti in modo da poter appiattire il cartamodello e poterlo trasporre sul foam. Dato che i pezzi sono molto simili tra di loro, li ho numerati per evitare di confondermi. Con un taglierino molto affilato ho tagliato i miei pezzetti cercando di tagliare dritta e con la lama perpendicolare al foam. Poi per incollare le parti tra di loro ho applicato da entrambe le parti uno strato sottile di mastice. Di solito bisogna aspettare qualche minuto prima che la colla faccia effetto, però per velocizzare il processo io ho utilizzato la pistola termica e ho scaldato leggermente le parti dove c'era la colla perché non avevo voglia di aspettare. Con molta attenzione poi ho attaccato assieme le parti e ho fatto una piccola prova per vedere come calzavano. Ora ho utilizzato il foam clay, che è praticamente una specie di argilla modellabile tipo un pongo che essicca all'aria ed è molto utile e facile da utilizzare. E ho creato tipo una specie di mini pugnetto perché comunque volevo dare l'idea della forma di una zampa, però essendo che il mio gatto non aveva il pollice opponibile, allora ho creato questa forma e guardate che carini questi 2 pugnetti da gattino! Che carini! Anche lui è carino! Allora, dato che questa forma è molto particolare e non ho una base per prendere il cartamodello, ho usato una tecnica strana quanto ingegnosa. Ho usato il foam clay per creare una miniatura di questa forma. Cioè ho creato una forma, diciamo, approssimativa, comunque che si potesse avvicinare il più possibile alla forma originale. Poi, dopodiché, quando si è asciugato il pezzo, l'ho ricoperto di nastro adesivo e ho preso il cartamodello come faccio di solito. Ovviamente ho creato solo metà del cartamodello in modo da avere un pezzo speculare. Ho diviso in parti e le ho numerate. Poi ho incollato il mio pezzettino di scotch su un foglio di carta e ho ottenuto il mio cartamodello da cui partire, in miniatura però, perché poi adesso dovremo ingrandirlo.
In questo caso l'ho fotocopiato 3 volte più grande, quindi del 300%. Ho fatto varie prove prima, ovviamente tutte sbagliate, e poi sono arrivata alla conclusione che 3 volte più grande era la misura giusta. Come potete vedere ero molto impaziente perché non sapevo se sarebbe stata quella la misura giusta. Tra poco mi sentirete starnutire. Ok, ora ho utilizzato il cartoncino per fare prima delle prove per vedere se andava bene e mi sono accorta che alcune parti andavano un po' aggiustate perché la forma non era proprio precisa. Quindi ho sistemato un po' le forme dal cartoncino prima di sprecare del foam. E perché tra tutti i giorni in cui potevo registrare, devo registrare oggi che tagliano le siepi? Ecco, ho dovuto chiudere la finestra. Comunque, la forma ora è perfetta. Ora traccio le forme con un pennarello bianco sul foam. Ovviamente ho fatto l'1, il 2 e il 3 prima da una parte e poi girandole in maniera speculare per avere una forma simmetrica. Come vedete, oltre ad averle numerate, gli ho dato anche il nome A e B. Ovviamente la A è la parte dritta e la B è la parte che ho capovolto. Mi rendo conto che può sembrare una cosa superflua, però è facile confondersi. Utilizzo sempre il mastice per incollare le parti tra loro. Ho usato poi la pistola termica per piegare meglio il foam per dargli una forma più arrotondata e bombata. Poi vabbè, l'ho incollato alla base sempre con il mastice. Olè, ecco fatto. Poi ho creato questa specie di bracciale con una striscia di foam di spessore 5 mm e poi l'ho incollato con il mastice. Dato che dovrebbe essere un pezzo pieno, comunque chiuso nella parte posteriore, volevo provare a creare il cartamodello di quella parte aperta in questo modo, però non è andata molto bene. Infatti qui, come potete vedere, mi ero già scazzata, ho iniziato tipo a disegnarci i raggi così, senza senso. E sì, non ne è finita bene. No, proprio per niente. Dopo aver calmato la mia rabbia esplosiva, ho deciso di lasciarlo vuoto. Poi ho creato i dettagli delle scaglie, prima facendo la forma sulla carta e poi le ho tagliate con un'angolazione della lama di circa 45 gradi. Per questo passaggio è molto importante che la lama sia ben affilata, per avere un taglio pulito e netto. Queste scaglie sono formate da due parti uguali, esattamente simmetriche tra loro. Le ho incollate con il mastice, incollando le due metà tra di loro. E indovinate che cosa ho usato per incollarle alla base? Sì, il mastice. Che poi in realtà il nome più corretto sarebbe colla a contatto. Però boh, sulla scatola del mio c'è scritto mastice e quindi io lo chiamo mastice. Poi con la carta ho creato una sagoma per poterle rendere chiuse, diciamo, per tapparle, giusto per dargli un po' di sostanza. Per i dettagli aggiuntivi che richiedevano uno strato in più, ho riutilizzato i pattern di prima e li ho modificati. Ho disegnato queste sezioni
guardando l'immagine di riferimento. Poi vabbè, avete capito, no, come funziona. Traccia le forme su un foam, incollale col mastice, eccetera. Poi con il Dremel ho creato le texture e poi con il foam clay ho dato una forma più organica al pezzo. Se volete vedere il procedimento più accurato è praticamente lo stesso identico che ho utilizzato per la parte della pettorina e andate a vedere il video precedente se non l'avete già fatto. Vi ricordo che tutti i materiali che sto utilizzando li trovate in descrizione, soprattutto per il foam. Mi raccomando, andate a comprarlo su Cosplay for Life. Come primer per il foam ho utilizzato il Flexbond. L'ho applicato con questo pennello piatto e ho cercato di fare uno strato omogeneo. Mi sono aiutata anche bagnando la punta del pennello con un po' d'acqua. Ho fatto in totale 3 strati e ho aspettato che ogni strato fosse asciutto prima di fare quello dopo. E ora la mia parte preferita. Dopo che il primer si è asciugato, ho usato gli acrilici per colorare. Sono partita con un colore molto scuro e poi ho passato il pennello leggermente sporco di pittura, proprio poca poca, con un colore più chiaro in modo da far risaltare la texture della superficie. In pratica è come se accarezzassi, usando una leggera pressione, il foam col pennello. Ho gradualmente utilizzato un colore sempre più chiaro, ovviamente facendo vari strati. Poi con un pennello più piccolo ho evidenziato alcune parti più chiare per creare più contrasto. Ho dipinto tutto quanto utilizzando questa tecnica. E poi per il resto non c'è niente altro da dire, perciò vi lascio una trentina di secondi senza sentire la mia voce. E niente, godetevi il mio lavoro di pittura. Poi per la parte metallica ho utilizzato questo colore per l'aerografo. Ho protetto con lo scotch di carta le parti che avevo già dipinto e come tocco finale ho usato il Gold Finger per creare più contrasto ed evidenziare la texture. Il Gold Finger è tipo una specie di Robin Buff, perdonate la mia pronuncia oscena.
Wish, mi piace un sacco. Fantastico, adoro l'effetto che fa. E questo è tutto. Iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video e cliccate la campanella delle notifiche. Vi ricordo che tutti i materiali che ho usato sono in descrizione. Per qualsiasi domanda scrivetemi nel mio profilo Instagram oppure qui sotto nei commenti e vi risponderò volentieri. Ci vediamo presto!